Ciao a tutti, bentornati su In Viaggio col Tubo. Siamo sull'isola di Pasqua, Rapa Nui. Siamo stanchi, siamo già stanchissimi prima ancora di iniziare questo video. Perché? Perché siamo saliti sul vulcano Poike, che è uno dei 3 vulcani principali dell'isola. Spento, sì. Ovviamente. Sì. È stata dura. Sì, siamo arrivati dopo un'ora di camminata nella parte più difficile, in questo bel panorama dietro di noi. Guardate che bello. Adesso proveremo anche a fare qualche altra ripresa un po' più spettacolare col drone. Ed è bellissimo perché questa camminata comincia scavalcando il recinto di cavalli di qualcuno. Cioè voi arrivate davanti a casa di questo, parcheggiate la macchina, scavalcate e venite su a piedi e passate tra i suoi cavalli. Così. Bello, ci sta. Fino a qualche anno fa si poteva venire su in macchina, ma adesso non si può più a piedi e si fa fatica, anche perché il tracciato non è sempre ben visibile, bisogna camminare nell'erba, bla bla bla. Però non siamo da soli, fortunatamente c'è qualcuno con noi. Che è un ragazzo che ha fatto il ranger e poi la guida e sta cominciando a piovere! Sì, che bello! Comunque ci sono altri appunto 5 ragazzi con noi, questa bella camminata, il ragazzo ci sta accompagnando, facendo vedere questa montagna nella parte più isolata dell'isola. Sono 5 ore tra l'altro, quindi yeah! Però l'ora più difficile ci hanno detto che è andata. Da qui in poi dovrebbe essere tutto in piano e poi in discesa, molto facile. Speriamo che sia vero, perché se sono anche solo un'altra mezz'ora così io penso di stramazzare al suolo e non alzarmi mai più. Esatto. Tra l'altro dove sono loro? Stanno cercando di salire proprio sulla cima del vulcano. Hanno lasciato qua gli zaini. E voi volete venire con noi? Abbiamo detto guardate, grazie. No. Magari vi seguiamo col drone, ma neanche quello perché sta piovendo. Quindi vabbè, niente dai, smettiamo di lamentarci perché non vediamo l'ora di fare tutto il giro e vedere il panorama dell'isola. Tra l'altro ovviamente da qui non si vede solo il panorama, ci sono anche alcuni reperti, niente moai, perché portarli qua su sarebbe stato tipo un suicidio, cioè proprio vero. Però ci sono alcune cose carine, non abbiamo ancora visto niente tranne forse questo coso qua, che sembra un focolare. In realtà è quello che facevano gli abitanti dell'isola per le piante un po' più delicate. Infatti qui dentro c'è una piantina grassa che non credo dovrebbe essere qui. Questa invece è una scultura a forma di volto che serviva per raccogliere l'acqua piovana. L'acqua scendeva dagli occhi, si raccoglieva nella bocca e infine sgorgava dalla linguetta. Stiamo entrando in una grotta. Ci sono dei petroglifi di Makemake, che è il dio della fertilità. Oh, here. Gli occhi e il naso. Ok, vi ricordate quando ho detto che qui su non li portavano i moai? Non è vero. Lì sopra c'è una piattaforma e dentro questa grotta c'è il corpo di un moai. Non è molto grande, credo che in tutto con la testa sarà stato alto meno di 2 metri, però si può vedere il corpo con le mani sulla pancia, la testa non c'è, magari dentro qualche altra grotta. Ovviamente questi moai non vengono da Ranuraraku, sarebbe stato impossibile trasportarli sin da quella cava, vengono invece da cave minori nelle vicinanze. Una cosa carina è che durante la camminata troviamo anche 2 rocce particolari. Oh, dimostrazione pratica! Questa è una roccia dei moai e questa è una roccia Toki, tagliata a forma di coltello per tagliare la roccia con cui poi si fanno i moai. Finalmente al clou della giornata di oggi, della camminata di oggi, la caverna delle donne pure, non vergini, perché in Polinesia la verginità non era una, come si dice, una simbolo virtù. di pulezza, sì, di pulezza. Di pulezza. Pulezza, ma se una donna era fertile, era quello il... quindi più figli
poteva dare e meglio era. Sì. Questa A caverna cosa serviva la grotta, diciamolo? è legata al culto del Birdman e praticamente qui venivano messe per 6 mesi 7 donne per prepararsi alla competizione. Le donne non partecipavano alla competizione ovviamente, ma erano dei trofei. Ebbene sì, tra le altre cose appunto il vincitore aveva in dono 7 donne pure. Sì, eppure venivano messe qui dentro perché non venivano esposte al sole e la pelle diventava molto bianca, che è appunto un simbolo di bellezza, diciamo, di... Questo anche in altri paesi, società, sì. Anche in altri è paesi, una tradizione che deriva dal Giappone, quindi dai paesi orientali. Sì. Bene, questa grotta è tipo lunga 300 metri, ovviamente non esploreremo tutta perché in certi punti è alta solo 30 cm, però andremo un po' avanti, proviamo a portarvi con noi, ma abbiamo la GoPro solo questa, quindi finché si vede vedremo poi. Comunque ci sono dei bei petroglifi. Sì, ecco, dietro di noi petroglifi, quindi molto ben tenuti ovviamente perché qua chi è che ci viene? Ce l'abbiamo fatta, incredibile! Allora, la camminata doveva durare 5 ore, ne sono passate quasi 7. Quasi 7 ore, madonna. Come al nostro solito. Pesanti. E probabilmente è stata colpa nostra, noi eravamo i più lenti del gruppo, sì. Quindi scusate ragazzi che ci avete accompagnato, ma è così che va. Che sono già andati via con la macchina. Sono già scappati. No, basta. Oddio. Va bene, quindi speriamo che questo giro vi sia piaciuto, a noi è piaciuto un sacco, vista stupenda, eravamo alla fine della fiera nel posto più isolato del posto più isolato del mondo. Incredibile. Non c'era nessun altro a fare questo tour. Incredibile. Ma forse c'è un'altra persona, poi vedo una macchina. Sono quelli che abitano qua. Essere quelli che abitano qua, sì. Se volete fare questo giro, venite attrezzati, non come siamo venuti noi, numero 1. Portatevi qualcosa da mangiare. Sì. E tipo il pranzo, tipo. Prendete una guida perché tutti i posti che vi abbiamo fatto vedere non sono segnalati, spesso non c'è neanche il sentiero e quindi vi perdete se venite da soli. Esatto. Quindi grazie per aver guardato questo video. Se siete arrivati veramente fino a qui è incredibile, ma grazie. Sì, com'è incredibile che ci siamo arrivati infatti, noi. siamo quasi morti comunque. Comunque grazie per aver guardato questo video, ci vediamo al prossimo. Al prossimo. Ciao. Ok, tra l'altro vorremmo farvi notare una piccola cosa: quanto sono attrezzati questi ragazzi. Quello è uno zainetto di quelli che per bere l'acqua senza usare la borraccia, hanno le tazze di roba calda perché sapevano che faceva freddo, gli impermeabili, le scarpe giuste. Noi siamo con questa felpa da 4 giorni, io sto usando il mio vestito lungo come una sciarpa, questo sì è un vestito. E che scarpe hai? Quelle da mare. quelle da spiaggia, sì. Sempre attrezzati.